Se ne passa después, Sì, non è temperatura a posto. Elica. Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi siamo in volo con Alberto Porto e con il suo Risen super veloce motorizzato 916, con il quale tra pochi giorni, insieme ad Andrea Venturini, tenterà una nuova impresa, cioè partire da Voghera, dove stiamo decollando in questo momento, per arrivare negli Stati Uniti a Oshkosh per l'Airventure 2024. Questo volo non è nuovo, ma Alberto cercherà di coprire il volo con questo Risen, coprendo i 7200 km che separano Voghera da Oshkosh in 20 ore di volo con, udite udite, solo 3 tappe, cioè una in Irlanda, una a Goose Bay, quindi il jump Irlanda-Goose Bay sull'Atlantico, e infine in Canada e poi ovviamente Oshkosh. Se vi siete persi il video della presentazione lo trovate al link qua sopra, anzi guardatelo e ovviamente iscrivetevi al canale. Insomma, siamo in volo con il velivolo leggero più performante che esista oggi sul mercato, la diretta evoluzione del Risen 912-914, detentore di vari record di velocità, un vero inno alla aerodinamica. Alberto diciamo che non è nuovo a queste imprese, ormai ci ha abituato, abbiamo seguito direttamente il primo record mondiale di velocità con un 912 che ha stabilito ad Ozzano con 323 km all'ora di media. Si è fatto la traversata dell'Atlantico del sud del mare con 2700 km sul mare, per poi finire con un record stabilito con il 914, culminato con il superamento del muro del 400 km all'ora. Beh, le differenze rispetto al Risen tradizionale sono l'apertura alare, che dai 9 metri scende a 8,20, e quindi la superficie alare passa da un 9,70 a un 8,50 metri quadrati. Non cambia il profilo alare, non cambia la fusoliera, ma i due piani di coda V sono più corti. I serbatoi del carburante sono i due centrali da 60 litri più due esterni da 55 per un totale di 220 litri imbarcati. Abbiamo già provato il Risen 915, non mi aspetto grandi differenze perché questo esemplare ha un'elica che è fatta per la trasvolata, quindi ha un passo veramente molto lungo. Con il 916 però Alberto ha dichiarato delle prestazioni stratosferiche con l'elica giusta. Quindi abbiamo chiuso il canopy ad azionamento elettrico e andiamo in volo. Ciao, buon divertimento! Ok, giusto per darvi qualche dato, oggi le condizioni come vedete sono CAVOC, la temperatura al suolo era di 26 gradi centigradi e abbiamo quasi assenza di vento. Come avete visto sulla pista l'accelerazione non è stata proprio fulminea, proprio per le caratteristiche dell'elica, ma dopo pochi metri il 916 ha veramente iniziato a tirare fortissimo, chiudendo la pratica del decollo in 300 metri, cioè più o meno come il suo fratellino minore con il 915. Ok, abbiamo pulito l'ala, abbiamo deconfigurato l'aereo e adesso stiamo salendo
ad una velocità di 1900 piedi al minuto a 175-180 km all'ora, e poi stabilizzeremo la salita con un 1600 piedi al minuto, tenendo un 205 km all'ora con il motore all'80% della potenza. Purtroppo gli Scarmiettis, con il sole che c'è oggi bellissimo, non rendono giustizia, e quindi ho trasmesso direttamente in visione i dati i telemetrici principali del volo, in modo che voi vedete l'andamento di salita e la velocità in chilometri orari. Ovviamente si tratta della ground speed, che però oggi non differisce molto dalla IAS o dalla TAS, ovviamente per queste prime fasi del volo. Oggi raggiungeremo più o meno gli 8.000-9.000 piedi, e poi daremo tutta manetta e vediamo quanto farà questo mostro a quella altitudine, che non è tantissimo ovviamente per il Rotax 916 e anche il Rotax 915. Calcolate che Alberto ha l'ossigeno a bordo, e quindi ovviamente la traversata, se i venti sono favorevoli, tenterà di farla con ossigeno a quote decisamente più alte di queste, quindi ovviamente aumentando la true airspeed in maniera vertiginosa. Ecco, adesso abbiamo portato il motore all'85%, 90%, e guardate la salita che fa. E ripeto, questa non è un'elica che è ottimizzata per il 916. Con il 916 mi aspetto che avrà prestazioni ancora decisamente maggiori.
che siamo arrivati praticamente quasi in quota. Adesso faremo qualche prova con il motore ai vari regimi e poi daremo tutta manetta e vediamo quanto vale. Buon divertimento e buona visione.
Ok, ci stiamo di nuovo avvicinando all'aeroporto di Voghera. Praticamente in questo volo qua praticamente eravamo quasi a ridosso del CTR di Genova, giusto per darvi un'idea della velocità e dello spazio da Voghera a Genova, in mezzo agli Appennini liguri. Abbiamo ridotto, in questo caso potete vedere la crociera molto economica del Risen, cioè siamo 4.000-4.400 giri con una mappa di 19-20 e potenza al 30% e abbiamo una velocità di 227-245 km all'ora consumando 12-13 litri all'ora. È veramente incredibile. Ok, siamo prossimi all'atterraggio. Il Risen ha veramente un'efficienza incredibile, dichiarata 20 a 1, con il motore al minimo come abbiamo adesso, 170 all'ora, scende a 750 piedi al minuto. Il carrello si può estrarre al di sotto dei 130 km orari, mentre la prima attacca di flap si può già mettere a 160 km all'ora. L'avvicinamento e touchdown si può fare tranquillamente tra i 100 tra i 90 e i 100 km all'ora.
Ok, eccoci di nuovo qua all'assemblaggio finale della Port Aviation Group qui all'aeroporto di Voghera. Spero che questo video vi sia piaciuto e ovviamente in bocca al lupo ad Alberto e ad Andrea per la traversata atlantica e fateci sognare come sempre. Se vi è piaciuto questo video, ricordo, like al video e ovviamente iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!